me l'hai già raccontato, però ti inquadro solo perché sei bellissimo. Il kebab è bellissimo. Signori, bentornati in Friuli Venezia Giulia. Come sapete, ogni anno torniamo ai laghi di Fusine perché c'è l'Improsite estivo. E il No Borders Music Festival. Sì, io pensavo di più al cibo. E io pensavo di più alla musica. Nel caso in cui non aveste mai sentito queste iniziative vi spiegheremo tutto a tempo debito, ma prima di tutto volevo farvi vedere dove ci troviamo. In quella baita super figa in mezzo al bosco. Location pazzesca, se non fosse abbastanza chiaro abbiamo anche delle clip dall'alto. Non troppe per non stare a perdere tempo. Siamo arrivati ieri sera, ora vi facciamo un brevissimo room tour e poi subito alla prima cena di stasera che non abbiamo un secondo da perdere e ci sono degli chef incredibili. E state con noi perché ci saranno anche dei concerti incredibili in questo video. Venite con me, ragazzi. Un'ampia zona soggiorno con un angolo cottura, da questo lato un divano invaso già di tutti i nostri vestiti, un tavolo dove lavorare, montare video, fare call, una romantica alcova dove passare la notte. Questa invece è la televisione dove potete vedere Temptation Island. Che culo! E adesso gli metti la canzone. Just wanna stand there and watch me burn. Vabbè, Vuoi far vedere anche la toilette? sempre la toilette è la parte più importante del room tour. Adesso però andiamo a fare la cosa più importante, cioè mangiare. E bentornati anche all'Edelof, per chi di voi se lo ricorda. Qua c'è una sala già apparecchiata, ma voi lo sapete che noi dobbiamo andare subito in cucina a vedere qual è la situazione. Attenzione, noi ci presentiamo quando uno meno se l'aspetta. Prima location, ristorante Edelof come tutti gli anni, e dentro ci sono delle vecchie conoscenze. Paco Mendez, che tutti voi ricorderete, e Federico Zanasi. In realtà ha dovuto rifare l'intro, ragazzi, perché Ero convinto che qua ci fossero gli chef di là, cioè di dove stiamo andando invece adesso, che a breve vi spoilereremo. E ovviamente, come tutti gli anni, l'altra location è il Golf Club, dove ci aspettano altri 3 ragazzacci. Oddio, secondo me non ci aspettano. Scopriranno che avranno a che fare con noi anche stasera. Uno lo scorgo già là in lontananza. La foto tua seduto alle 7 del mattino. Molto mi ha fatto morire. Quando dovevo andare in palestra? Matti, portaci dagli altri 2. Dai, venite qua. Permesso? Eccoli là. Pensavate di cavarvela senza di noi questa sera? E invece no. ma di chi è stata l'idea di fare questa cosa qua? Una No, pazzia vedi, congiunta. tutti. Guarda come scarica la responsabilità, Mattias. Se è buono è tanto una mia. Esatto. Qual era l'idea? Era uscire completamente dagli schemi. Si faceva delle basi mie con gli ingredienti del contrast, Sì. ma allora erano cose già viste. L'unica cosa per fare una roba un po' fuori era quello di prendere i tasselli di entrambi, mescolarli un po' e buttarli in tavola. L'avete chiesto a ChatGPT, il risultato era: fate un bel kebab pizza. C'è un peccato proprio. Ogni piatto oggi che uscirà ha un pensiero anche alla base. Diventerà un kebab di pizza. Cascasse il mondo, ma stasera devo provare il kebab pizza. O il pizza kebab, non ho ben capito. E anche stasera, secondo me, riusciamo a rimediare qualcosa. Le pizze di stasera non saranno le solite pizze. Niente capricciosa, niente marinara, niente margherita. È una pizza croccante di Simone, messa a bagno in un'acqua di pomodoro, e il condimento è stato polverizzato con l'azzotto, per cui abbiamo ostriche, mozzarella e un condimento di lime e cipollotto. L'idea è la pizza surgelata. Questo è un gioco divertente perché c'è il contrasto tra la pizza calda, croccante, imbevuta di acqua di pomodoro, e questa sorta di gelato che non è altro che il condimento di ostrica e altre cose che sicuramente Mattias vi ha spiegato. Te lo faccio assaggiare, Gianni. Un ottimo in 3, non vorrei mica leccare il piatto. No, prendi. Spengo. È giunto il momento di passare dall'altra parte per vedere cosa sta combinando la coppia Mendez-Zanasi. Meno male che i ristoranti distano 2 minuti in macchina. Qui molto gentilmente ci avevano riservato anche un tavolo e quindi ne approfittiamo per appoggiarci un attimo. Ma la cosa che mi sconvolge più di tutte è che ci hanno tenuto i piatti da parte. Quindi abbiamo praticamente tutto il menù di Paco e Zanasi. Questo è un piatto che è un po' piemontese, un po' messicano. In questo caso un peperone che viene cotto lentamente al Josper in olio, con
l'olio ricaviamo la salsa, il peperone sarà morbidissimo e Paco ha messo la sua salsa verde del flor di cappuccino, no? Sì. E il peperone di Carmagnola. Io amo i peperoni e questi li amo ancora di più. Un inizio più col botto di questo improsit estivo era impossibile immaginarselo. Allora, questo pane di mais alla brace va mixato con questa salsina che dovrebbe essere pomodoro, nasone, picco del gallo e acciughe. Qui abbiamo insalata di patate, senape e anguilla affumicata. Franci, ti do questo onore. Ma è tipo la cucina di casa di Paco Zanasi. Protestano perché l'abbiamo fatto sciogliere, quindi è un po' sciolto, però ce lo facciamo descrivere lo stesso. È una insalata di pomodoro, Ok. con il bue, una gelatina di acqua di picco di gallo, alici del Cantabrico, avocado e coriandolo criollo. Allora, questa gelatina che voi vedete è incolore, quindi sembra insapore. È quella che svolta il piatto invece. Per l'ultima fetta mi aiuterò col pane di mais. Ragazzi, questo peperone qua è spettacolare. Questo piatto io lo devo scarpettare. Se siete a Torino, Federico Zanasi da condividere, e se siete a Barcellona, Paco Mendez da come. Non vi aggiungo altro. Sarebbe giunto il momento di andare a vedere che cosa succede al golf club. Il problema è che vado in cucina e stanno preparando gli agnolotti del Plin al mole. Capite bene che come faccio ad andarmene? Agnolotto del Plin con twist messicano. Vai Paco. Ma me li devi raccontare, non li devi È venuto bene? È un periodo dove mangiamo solo agnolotti del Plin, tra Langhe e Tarvisio. Un dispiacere. Come ci sta il mole sul Plin? Dolciastro, acidino, è molto piacevole. Ma quanto sono contento che ci hanno fatto 2 piatti. A me dei Plin piace questa cosa, che sono proprio dei perfetti raccoglitori per il sugo. E il mole, ragazzi, sta benissimo perché gli dà quel tocco acidino e dolciastro insieme che li fa svoltare. Comunque, coppia Zanasi Mendez qua, meglio di Baggio Schillaci, Non ci siamo dimenticati che dall'altra parte c'è una pizza kebab che ci aspetta. Via più veloci della luce. Siamo ancora in tempo per il kebab, molto bene. Il Wellington al contrario. Al centro, invece di mettere il filetto, abbiamo messo la sfoglia. Visto che è una serata con Simone Padovana, lui ha fatto la sfoglia, l'abbiamo messo al centro e dopo esternamente abbiamo messo il prosciutto e il champignon e abbiamo messo il filetto all'esterno, per cui una Wellington all'incontrario. Io avrei voluto chiuderla qui per questa cena perché dobbiamo farvi vedere semplicemente altre 12 cene, però capite che continua ad arrivare un piatto più figo dell'altro, questo in particolare è il Wellington al contrario, come potevo non farvelo vedere, una gran bella idea. Un impasto di orso e multiceriale che già ti chiama la carne, Certo. no? Bagnarla in un brodo di agnello, condirla come se fosse una fetta di carne e dopo verranno penne latte intanto che inizia ad andare il kebab. Ah, ok. A me l'hai già raccontato, però ti inquadro solo perché sei bellissimo. Il kebab è bellissimo. E quindi kebab di pizza. Questo è decisamente pazzo, ragazzi. Non che tutti gli altri piatti fossero da meno, Creatività al 1000x1000. Molto molto buono. Assaggio la crosticina. La parte caramellata esterna e anche croccante, secondo me è meglio di un kebab, perché io non sono un amante del kebab, questo mi piace molto di più. Chiudiamo questa giornata con il botto, una tartatin di pomodorini confit con gelato al fior di latte, Che in realtà è una pizza. che in realtà è una pizza. E sotto c'è pan brioche qua. Diciamo è una rivisitazione come tutti i piatti di questa serata. Io non vedo l'ora che arrivi domani, sia per i concerti e sia per continuare a mangiare delle cose pazzesche. Buonanotte Schibidi boppi. e forza Napoli! Next morning. Il trekking più piacevole della storia dei trekking italiani. Non solo perché siete in un posto incredibile e il livello di difficoltà è super easy, ma soprattutto perché state andando a sentire un concerto incredibile. A breve vi sveleremo di chi. E quindi ragazzi, per chi ancora di voi fosse inconsapevole di quello che sta avvenendo, benvenuti al No Borders Music Festival edizione 2025, in concomitanza con la Summer Edition di Aimprosit. Ma Giano, spiegaci un po' perché siamo nuovi del canale, non sappiamo niente. Benissimo, allora, Aimprosit è una manifestazione sia autunnale che estiva, e ci troviamo in quella estiva, dove si svolgono tutta una serie di cene con chef esagerati. Ieri sera ne avete visto un piccolo assaggio, ce ne saranno anche stasera e ce ne saranno anche la prossima settimana e li vedrete tutti in questo video. In contemporanea, solo nell'edizione estiva,
quindi sempre ora, avviene anche il No Borders Music Festival, che è una kermesse musicale che si svolge niente poco di meno che ai Laghi di Fusine, udite udite, location magnifica per un concerto, dove per i pochi eletti che acquistano il biglietto, si tratta di solito grosso modo di un massimo di 5.000 persone, suoneranno artisti di un certo calibro. Quest'anno, ragazzi, ci sono dei nomoni e se volete sapere di chi si tratta rimanete fino a fine video. I concerti si svolgono nei weekend, così come anche le cene, e noi staremo sia questo weekend che il prossimo. Trovate tutte le info sul sito che vi lasciamo in descrizione relativamente alle cene, i concerti e ovviamente anche i costi sia delle cene che dei concerti. Sì, ragazzi, è il terzo anno di fila che ve lo inquadro, ma credo che questa cosa non mi stancherà mai, quindi ve lo beccate anche quest'anno. La splendida cornice dei monti di cui non conosco il nome. Il Trislaskin-Rodny. Ah, ma il Trislaskin-Rodny, vabbè, potevi dirmelo. Ragazzi, si tratta delle Alpi Giulie. Giustamente mi ricorda Paolo che, ma con gran pena le reca giù, sono le ultime in fondo a destra, quelle prima del bagno. Allora, non fai in tempo ad arrivare e già ci sono le birre che ti aspettano. A buon rendere, il prossimo giro di birre lo offriamo noi. Eugenio Bur, la 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 la, Eugenio Bur. Ma lo sai che tu sei l'unico vero motivo per cui io vengo al No Borders Music Festival? No, non credo. Stai piangendo? È solo felicità, sono commosso nel vedervi. Lo dissi anche l'anno scorso, lo ripeto anche quest'anno. Uno degli ottimi motivi per venire al No Borders Music Festival, i paninazzi ignoranti di Eugenio Bur. My name is Ben Harper and the Innocent Criminals. Thank you so much for being with us today. Ecco, l'unico pezzo che conoscevo di Ben Harper che era Diamond on the Inside, ovviamente ero andato a prendere le birre, quindi me lo sono perso. Not talking about a year, no, not 3 or 4. I don't want that kind of forever in my life anymore. Finito, bellissimo. Non è neanche particolarmente importante chi è che sia l'artista, perché poi alla fine è sempre figo. E invece no, perché dovete scoprire quale sarà l'artistone che ci sarà sia domani che la prossima settimana. Ma fortunatamente per voi sempre in questo video. Siamo arrivati da là e ce ne usciamo di qua. E nonostante conosciamo piuttosto a memoria ormai questo posto, un'instagrammata ci sta sempre bene. Cioè, ma obiettivamente, ma che gli vuoi dire a questo posto? E nonostante dovremmo perfettamente conoscere la strada e la zona, perché è tipo già il terzo anno che veniamo qua e qualcuno è tipo il 12° anno che viene qua, cioè nonostante riusciamo sempre a perderci. Siamo tornati nella nostra fantastica baita. Ora si lavora un po', un'altra breve sdronatina, non troppo che poi vi annoiate, basta, e a breve riparte la situazione cena. C'è da dire che qua ci organizzerei delle simpaticissime partite di calcio, nonostante la pendenza. Belli freschi, lavati e più o meno riposati. Sono un po' stanchina, ragazzi, sono Siamo disintegrata. due stracci, il concerto di oggi ci ha ucciso Ma non è il concerto che ci ha ucciso, è la camminata avanti e indietro. Ma non ci lamentiamo perché stanno arrivando altre 2 cene fighissime. Oh, Ciao. quanto tempo! Quanto tempo? Io sono venuta a verificare che ci fossero gli gnocchi. Avevo detto agli chef, andiamo un attimo di là e torniamo. E allora lo chef Zanasi ci ha detto, volete un biscottino per il viaggio? Biscotto di yucca come se fosse un frico. Con il formaggio. Dai, spostiamoci di là che poi dopo dobbiamo di nuovo tornare di qua. Questa sera al Golf Club cucineranno per noi, ma non sono ancora lì che chiacchierano. Andiamo a cazziarli. Non è che stava a chiacchierare, stava lavorando. Stava lavorando perché io da lontano lo vedo solo chiacchierare. Sì, quando vi ho visto ho detto Hai detto, le camere accese, allora ho cominciato a lavorare. Qua sei nel tuo mondo, Matti. Sì, qua sì, ma allora siete arrivati un po' in ritardo, mi aveva messo in punizione a fare il paccioi alla brace. Invece vabbè, dopo mi ha dato un pezzettino di ciccia. Franci, forse non ti sei accorta che stasera c'è un ottimo motivo per chiudere qua la cena. C'è la torta di rose? Però se non c'è lo zabaione fatto da Francesco Brutto non so se è buona lo stesso. Quando arriva Franci? Domani? Possiamo aspettarlo. Io la torta di rose di Matti non me la perdo, tu vai dove vuoi. Va bene. Noi abbiamo un'insalata di erbe aromatiche che produciamo nell'orto come la pipicia, il papalo, la chirchina, basilico libanese, menta, limone. Alla base abbiamo messo invece del barattiero, dell'avocado, mandorle acerbe, pickle, mandorle secche invece idratate con il latte di mandorla e un mole giallo. Viene un sapore molto fresco da mangiare come un'insalata, ma è super aromatica. Una cosetta shue shue che vi potete rifare anche voi a casa. Non credo.
Comunque mi fa scassare Roy che è colombiano ma c'ha la parlata di Roma. Buonissimo, io ne ordino altri 10. Cioè Roy ha citato 27 ingredienti e tu sei in grado di dire solo buonissimo. Mi trovo costretto a mangiarne un altro perché Franci non mi ha lasciato niente. Grazie Billy. Ma io non sono Billy. Sai Billy che sei veramente una ragazza straordinaria. Croccantezza, acidità. Piccantezza e una varietà e una sfumatura di sapori. Questo è il classico entrée che ben vi predispone a tutto quello che viene dopo. Questo qui è un'insalata di pomodori, tomatillo viola, il tomatillo giallo, c'è il tomate de arbol che è un frutto, non è veramente un pomodoro ma è un frutto, biancomiele, Galapagos, poi c'è un pomodoro che si chiama 1884 che tagliamo a fette e sopra mettiamo una salsa pipian fatta con semi di zucca, con sesamo, con altra frutta secca, è tipica del sud del Messico. E accanto che una foglia di hibiscus rosso con all'interno un miso che facciamo ad orma con fagioli borlotti e paprika, tamarillo, tomatillo giallo e tomatillo viola. Ma sembrano finti. C'è un pomodoro viola alla faccia di chi compra solo i datterini rossi. I datterini piccadilli. Esatto. Io amo i gusti sudamericani, piccantini, acidi, freschi. Soprattutto ami lasciarmi metà piatto. Ha raccontato dei pomodori incredibili, ho visto dei pomodori incredibili, vorrei anche assaggiare dei pomodori incredibili. No, ma la foglia con il mole, non hai capito. Fammi capire allora. Io ragazzi sono un fan sfegatato dei pomodori e più sono strani e più impazzisco. Ragazzi, i pomodori hanno una freschezza esplosiva. Questo è un paccioi con senape, dopo ne mettiamo un platano che avevamo arrotolato, fatto alla griglia. Ok. E dopo fuori in uscita ne mettiamo una polvere d'ostrica. Basta, quella metà è mia. Menù di riflessioni, di contraste, mixato con il menù di Roy Caceres. Ed è un po' spiazzante, come sempre. Ma deve essere spiazzante, ragazzi. Pronti via, non c'è un secondo da perdere. Ah, non abbiamo neanche detto che abbiamo cambiato ristorante. Abbiamo cambiato ristorante, siamo tornati all'Edelo. La coppia Zanasi-Paco Mendez ha sfornato questo piattino che ci spiegherà Federico. Che è il sous chef di Paco. Ma ormai lo conoscete Federico, se avete visto il video di Paco. Qui alla base abbiamo il pipian di Paco, delle spugnole che sono ripiene con una farcia di pollo cotte con figo aromi e finiamo con un beurre blanc al sambuco. È totalmente illegale. Cioè loro dovrebbero aprire un ristorante insieme. C'è chef Zanasi che ci fa: avete voglia di assaggiare un'ostrica? Forse ancora non ci ha inquadrato bene. Questa invece è una vinaigrette fatta con la proteina dell'ostrica e l'aguacile. Quello sotto un curry di erba a base di mandorle, erbe aromatiche, pomodoro verde, cumino, l'ostrica del Delta del Po con la granita di aguacile e la proteina dell'ostrica. Allora, questo è freschissimo, perfetto per prepararci al palato. Al piatto successivo, delizioso, la mandorla. Quella che vedete laggiù sullo sfondo è Franci che sta pensando a una cosa sola. Quando arrivano gli gnocchi di Federico Zanasi? Gnocchi al pomodoro, col datterino realizziamo gli gnocchi, con la passata facciamo la salsa, basilico, parmigiano e un po' di burro, il tamales mitico. Per fare scarpetta. Per fare scarpetta. È una lavorazione tradizionale in Messico che si fa con la massa di mais, basicamente un biscoccio di massa di mais relleno di ricotta e hojas alta. E poi alla fine il segreto di tutto è il burro. Come sempre. Franci, sei felice? Qualche mese fa siamo andati da condividere da chef Zanasi per la presentazione del suo libro e siamo incappati in questo piatto che non conoscevamo. Da quel giorno Franci mi fa una capa tanta per gli gnocchi di Federico Zanasi. Meno male che stasera li ha rifatti. È difficile descrivervi quanto sono goduriosi. Posso dirti che secondo me questo piatto non serve nemmeno descriverlo perché è talmente comprensibile e chiaro che ti fa solo venire voglia di mangiarlo e basta, non c'è niente da spiegare. Sì, ma la consistenza è pazzesca, è diversa dagli gnocchi a cui siete abituati. Una pannocchia cuscino, caldina. Fai scarpetta qui dentro? Ma questa è un'idea incredibile, ragazzi. Lo sposalizio perfetto di questa pannocchia con questo sugo di pomodoro. A little later. L'anatra affumicata, estratto di pomodoro, bergamotto e l'acqua di fagioli. Questo è un piatto bello profumato. E il buon proposito era: basta, stasera ci fermiamo. Poi Mattias Perdomo arriva con un'altra. Tu cosa fai? Gli dici di no? Soprattutto dopo che gliel'hai vista grigliare al barbecue. Ha ragione lo chef, l'olio del bergamotto spacca. Abbiamo cape santa, cardamomo, palla di fico d'India e sambuco. La cena di stasera non finisce più. Questa cosa non ci fa particolarmente scontenti. Franci un'ora fa ha detto che non aveva più fame. Però... Ma questo è un dolce? Non lo so, lo stai mangiando tu, devi dirlo tu a me. È buono!
buono, è un po' dolce, un po' salato. Piatto più spiazzante della serata? Questo piatto di capasanta, un po' dolce, un po' salato, trasmette perfettamente quello che è il concetto di contraste del menù riflessioni. Dove tutte le proposte che vi vengono fatte non riconducono a nessun abbinamento consueto, ma ogni volta venite spiazzati. Oh, e mo si ragiona. Ecco il momento. Stiamo facendo il gelato a mano come se fosse uno sabaglione. Vieni, guarda. C'è Roy che ci sta facendo uno sabaglione ghiacciato. Eccolo, nascosto in un angolo della cucina. Chiudiamo in bellezza la giornata di oggi con la torta di rose di Mattias Perdomo e Simon Press e il gelato di Roy Caceres. E Franci che lo mangia seduta sul tavolo, cioè abbiamo proprio svaccato stasera. Inutile dirvi che noi questa torta di rose l'abbiamo già mangiata 1 milione di volte, ma è sempre un po' come la prima volta. Inutile dirti, Franci, che me ne devi lasciare metà. Non ne possiamo chiudere un altro pezzo? Non so se c'è. Quindi ragazzi, con questa scarpetta fatta con la torta di rose vi diamo appuntamento domani. Vado in cucina e non hanno esaurito la torta di rose. Cioè, sacrilegio non prenderne un altro pezzo, capite? Amici, benvenuti nel giorno 2. Anzi, no, scusate, benvenuti nel giorno 3. Sto perdendo un po' il conto. Giorno 3, ma secondo concerto. Chi sarà l'artistone di oggi? A breve lo scoprirete. Sì, lo so, perdonatemi, ve l'ho già inquadrato ieri, ma ve lo ricuccate anche oggi. Forse anche il prossimo weekend. L'altra cosa interessante di questi concerti è che forse non vi ho mai detto neanche gli scorsi anni. A, avete una location come in nessun altro concerto in Italia e forse nel mondo. B, i costi sono piuttosto ridotti, non sono concerti che vi chiedono un rene. Andate sul sito e trovate tutte le informazioni. C, non trovate 1 milione di persone, perché qui il massimo che questo posto può contenere, se non vado errato, non vorrei dire una stupidata, parliamo di 5.000 persone. Quindi superate quelle. Finito. E nel caso voleste farvi un bagnetto, vi faccio vedere quanto è trasparente quest'acqua. Arrivati. Scusate la vista sui bagni chimici, ma a sto giro arriviamo da qua. In questo momento avete un unico pensiero: magnare. Che peccato ragazzi che non posso farvi sentire i profumi, quelli rimangono solo per noi. E voi direte: Giano, ma tutte le volte che ci fai vedere questo video mangi sempre il solito hamburger, c'è solo quello da mangiare? No, c'è anche dell'altro, ma il paninozzo di Eugenio Burr è la cosa migliore che voi possiate mangiare qua. No, ma c'è una pentola bellissima, pentolone di cipolla caramellata, mi ci tufferei di testa. Dopo che avete morso questo panino, a cantare ci può anche essere Babbo Natale, voi siete felici. Lasciami un po' di privacy nel mio momento. E ora che siamo in pace con il mondo, cheers ragazzi, andiamo a svelarvi l'ospite di oggi. Noi come al solito arriviamo sempre colpevolmente molto in ritardo e quindi ci piazziamo sempre al fondo. Buongiorno, no borders. Chi abita vicino a qui? Bastardi. Chi abita in Italia? Austria? Gut, wie geht's? Slovenia? E voi? Vi sentite sloveni? Austriaci? Italiani? Ma rendete conto della bellezza di questa idea? Troppi caramelli ti fanno male, l'amore ti deluderà. So take a look at that girl next door. She's a player in a downright ball. Questo è il concerto di Franci. Non è vero, faccio solo una pausa di 5 minuti. Vai Franci, che questa è l'unica che sai. Io faccio così perché so solo dire relax, take it easy. È partito un applauso spontaneo per quella nuvola lì che si sta coprendo dal sole. Franci, ti sei svegliata? Ma non mi sono mai addormentata. Ti sta dando fastidio? Vado a dirgli di smettere? Si può abbassare. E andiamo, l'unica che conosco. Do I trench, do I repulse you with my crazy smile? I could be brown, I could be blue. La strada del ritorno, non so per quale ragione, È lunga il ma doppio. sembra sempre il triplo di quella dell'andata. Però mica si conferma sempre tanta roba. Grande animale da palco, si vede proprio che è il suo. Noi ci riaggiorniamo e andiamo un attimino a morire, se
se per voi non c'è problema. Ci vediamo tra poco. 1 week later. Come passa in fretta il tempo quando ci si diverte? Quanti giorni sono passati? Facciamo una settimana. Ma non siamo stati una settimana qui, Facciamo di sì, perché ho la carta di SpongeBob che dice 1 week later. Il tempo purtroppo non è proprio come quando siamo arrivati, ma chi se ne frega, noi adesso ci chiudiamo nell'ennesimo, dove sei? Ristorante. Perché dovete sapere, cari amici, nel caso in cui ci fosse ancora qualcuno di voi che non lo sapesse, che le cene di Aimprosit non durano solo un weekend, ma ben 4, giusto Franci? 2. Quest'anno abbiamo deciso di fare entrambi i weekend e quindi la prima tappa di stasera è nuovamente dal Golf Club. Potrebbero esserci 2 new entry forse di questo canale YouTube. Non è vero, mi stavo trollando, Francesco Brutto e Masahiro Homma. Però qua abbiamo solo Francesco Brutto. Masa? Anche tu non l'hai ancora visto stasera. Guarda. E c'è anche Masa, come andiamo? Tutto bene? Stai. La grande. Qual è l'obiettivo della serata, Masa? Loro vogliono fare il servizio più veloce della luce per andare nell'altro ristorante e mangiare la pizza di Franco Pepe. Preso la scappo via e vado a mangiare lì. Quando voi entrate nella cucina gestita da Fra e da Masa, c'è già tutta la linea pronta, rapidi, veloci, quindi io li adoro per questo motivo. Lo so già cosa state pensando. Dov'è Chiara Pavan? Stasera Francesco e Masa. Poi abbiate fede e finite questo. Arrivate fino alla fine di questo video. E nel frattempo Cin. Se ci sono in giro Masa e Fra, una certezza, almeno una ce l'abbiamo, che si beve da Dio. Buono. Molto probabilmente si mangerà anche da Dio, però. No, ma presente che c'è il tamago sando? Sì. Che è quello che si mangia nei combini, sì, che è l'uovo sbattuto. Sì. Invece questo è tipo fritto anche, tipo il katsu usando, con la salsa tonkatsu. Io spero che Giano abbia preso la descrizione perché ha elencato una serie di ingredienti e di preparazioni. Io mi sono perso un attimo. C'è molto Giappone. Non siamo ancora partiti col servizio, tranne che con il nostro. Ti teletrasporta in un combini in Giappone, ma in un combini che ti fa delle cose buone. Seconda tappa di stasera, come sempre ristorante Edelof, e ci sono altri 2 numeri 1 in cucina. Ana Roche, ristorante Gianfranco 3 stelle Michelin, e il maestro Franco Pepe. Andiamo a vedere cosa stanno combinando in cucina. In 30 secondi raccontamela. Ma mangia, dopo te la racconto. Ok. Tu vuoi che ti racconto in 30 secondi questa pizza, tu in 15 secondi te la devi prima mangiare. Ok. E la pizza del maestro ce l'abbiamo. Cielo. Poi me la passi a malincuore, aggiungerei. Ti ho anche lasciato il gambero, Pizza fritta, gambero burrata, non c'è nient'altro da aggiungere. Però ne arriva un'altra. Perché e abbiamo pensato a questa pizza fritta che parlava di mare ma parlava anche del mio territorio. Quindi una stracciata di bufala, campana top, con questo gambero, sale maldon, c'è una polvere di arancio disidratato, poi c'è una misticanza e zest di lime con una gocciolina di un gel di lime. È una specie di risposta a Franco per la pizza fritta. Dunque abbiamo preso il pane di pecarna Ana, che è un sourdough. C'è una crema di uovo affumicato e un'emulsione di olio di semi di zucca con semi di zucca tostati e poi i pomodori dei nostri giardini. Io amo quando ti capita di mangiare piatti semplici, quasi di casa, da trattoria, tra virgolette. Fatti da mani sapienti. Fatti da 3 stelle Michelin. Scarpetta? Scarpetta. La scarpetta era da quando siamo andati a Cagliazzo che non la rimangiavo più. Ci deve dire come ha fatto sto pomodoro perché è una roba clamorosa. La scarpetta è il piatto di pasta con pomodoro e formaggio, quello che facciamo a casa, quello che ricorda nonna. E la scarpetta è nata in Puglia, stavo mangiando un piatto di pasta a Pietro Zito con una composta fredda, dissi Pietro, io ci faccio una pizza. E ho creato questa pizza con una fondura di un Gravatar DOP 12 mesi, 3 tipologie di pomodori aromatizzati con profumi del territorio, poi ci sono delle scagnette sempre di grana, però un 24 mesi un po' più strong, completo con un pesto di basilico liofilizzato. Ancora più buona di come me la ricordavo, perché a sto giro è fritta. Later. Non so ragazzi se lo percepite, ma questa sera la coppia Masa-Fra c'è un bel ritmo, Spiedini di animelle. Fra, scusa, ricordami, animelle? Animelle sarde, e non mi ricordo. Calamari, creste di gallo. Ah, cipollotto. Filistei.
Qua invece cuore e rapana venosa. Questo lo conosciamo, grande classico alberista. Una grande riconferma. Rito sushi condito con daikon fermentato, zenzero canditi. Abbiamo messo tartar di pentole scalitonno, tartar di manzo, tartar di cavallo, salsa di tuoro marinato e gambero rosa marinata anche. Ragazzi, ditemi se questo non vi sembra un piattino incredibile. Sono rimasto senza Franci che mi ha abbandonato per KO tecnico. Mi mangerò questo Chirashi di Francesco Brutto e Masahiro Homma in solitaria. Sono così dispiaciuto di dovermelo mangiare da solo. Non so se si vede. A mani basse, uno dei piatti più buoni di tutto Improsit. Giorno successivo. Piove. Piove. Pioveva. Pioveva, ripioverà probabilmente. E oggi, come vedete, siamo biciclettati. Stiamo andando al concerto. L'ospite di oggi è un ospitone. Di chi si tratta? Allora, tanto per cominciare, la bici dovrebbe essere già un ottimo indizio, perché il concerto di oggi, udite udite, è per soli ciclisti. Se non ti presenti con la bici e con il biglietto, chiaramente, non ti fanno entrare. Il cantante in questione è un grande appassionato di bicicletta e, tanto per darvi l'idea, è partito 8 giorni fa da casa sua per arrivare qui a cantare oggi. La maggior parte di voi credo abbia già capito di chi si tratti. Meno male che ho una bici con la pedalata assistita, così fatico di meno e vado a recuperare Franci. Masticando una gomma. Ed è la prima volta che guido una bici in pedalata assistita. Voi direte, ma che ce vo'? Tanto già ieri sia io che Franci abbiamo fatto andare la catena un paio di volte nel provare queste bici. Abbiamo un problemino con le marce. Siamo oltre 5.000 persone, detto che colui che canta generalmente riempie gli stadi, quindi siamo molto pochi ed è molto figo proprio per quello. Chissà se riuscirò ad accaparrarmi un panino di Eugenio Burr. Esatto, la stessa cosa che stavo pensando anch'io. Fino a un'oretta fa diluviava, fortunatamente adesso è spuntato un po' di sole che ci fa sperare. Mi aspetto però una situazione molto woodstockiana al nostro arrivo. Io, in barba alle calorie da consumare, ho impostato spocchiosamente un 4 sull'assistenza della pedalata. Presto passerò a 5. Ponticello tattico, perché noi non abbiamo ben chiaro di quale sia la strada. Spero che ce ne sia solo una. Ah no, ma è tutto indicato, ragazzi. No Borders Music Festival. Che spettacolo pedalare qua. Questa ciclabile è la regina delle ciclabili. Qua la strada è leggermente più trafficata. Vediamo cosa succede qua. C'è una sorta di checkpoint. Noi abbiamo il pass e quindi passiamo molto agevolmente. Back on track. Franci non è che mi aspetta, no. Io sono passato spudoratamente a 5. Certo, a vedere quelli che faticano come dei pazzi perché non hanno l'assistenza ti senti un po' un cheater. Dopodiché va bene così. No, vabbè, ma non potete capire quanto è la svolta questa roba. Cioè, salite come degli stambecchi. Scusate, mi emoziono per poco, ma è la prima volta che la provo in 45 anni. Questa vista ormai l'avete vista più e più volte all'interno di questo stesso video. Salitona finale e conseguente discesona. E ci siamo. È mezzo parcheggiato. Tagliamo e andiamo subito in direzione Panino. Ecco, diciamo che oggi fare gli occhi dolci a Eugenio Burr potrebbe essere un'impresa più ardua del solito, eh. Ogni concerto che passa ti vedo sempre più provato. No, siamo come la Transiberiana, lenti ma inesorabili. Ma costanti. Lo sai che sei una merdaccia che hai saltato la coda? Certo, sono un raccomandato e mi piace essere un raccomandato. Tu invece ci soffri questa cosa di aver saltato la coda. Il premio di cui hai bisogno dopo questi 20 minuti di bicicletta. Totalmente assistita, dove praticamente non abbiamo pedalato. Oggi vogliamo esagerare. Abbiamo preso anche i 2 gelati. Cremino per me e... Croccante alla marena senza nessun croccante. Stiamo diludendo? Apre concerto Adriano Celentano. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Viva la libertà, viva la libertà. È la mia preferita. Sono un po' impreparato sull'ultimo album, ma giuro che quelle prima le so tutte. Modalità random. Bravo! Io mi sono tenuto in scaletta piove nel caso piovesse, ma la teniamo lì come talismano, Masticando una gomma al gusto di bicicletta. Questo me lo ricordo. Saluti da Fusine! Le fragole maturano anche. Vai! Di più! Respira!
tornare al mondo, riprendere amore. Trasforma un pomeriggio in capolavoro, mentre il mondo va e ogni giro mischia le sue carte, noi due sempre più lontano, noi siamo un mondo a parte. Chissà perché, chissà per come. Chissà perché, chissà per come. Franci sei meno meno. Questo è il mondo ricco del mondo e noi. Questo è il mondo ricco del mondo. Io e te che ci abbracciamo forte, che ci sbattiamo forte, che ci aspettiamo al meglio come ogni primavera. Io e te. Dai la tonalità all'antoniano. Case cugine, se io potessi stare sempre in vacanza. È andata com'è andata? Com'è andata? Oh! La fortuna di incontrarti ancora. Grazie a tutti amici, è stato fantastico, grazie, è stato proprio bello, mi avete accolto in una maniera eccezionale, vi ringrazio proprio. Concerto finito, mo c'è un problemino di deflusso. Ma in qualche modo ce la faremo. Diciamo che in fase di rientro un minimo di traffico c'è. Sono stato troppo forte nel discesone e ho perso Franci. Eccola. Il solito breve debrief post concerto. A questo giro da una bici. È stato bellissimo. Su Giovanotti non credo che ci sia da dir molto. Nonostante i suoi quasi 60 anni, credo, riesce ancora a essere un trascinatore incredibile. E visto qui in questa location con sole 5.000 persone, davvero davvero bello. Ma per voi non finisce qui, ci sono ancora le cene di questa sera. Io ho incredibilmente fatto filmati dalla bici pur non essendomi ammazzato. Ma forse aspetterei di arrivare prima di dirlo. Ragazzi, ma guardate che situazione. Cioè, già era bella camminando, ma pedalando è ancora più figo. Franci, ma non mi sei veramente, veramente euforica? Dai, Franci. Non farmi scendere la catena, eh. Sento dei rumori poco rassicuranti dalla tua bici. Che scandalo d'uomo, a 50 metri dal traguardo mi si è staccata la catena. Dopo avergliela tirata a Franci, me la sono tirata a me medesimo. Moments later. Sono un po' stanchina. Andiamo a salutare Diego. Sì, perché il protagonista di oggi, uno dei due, è Diegolone Rossi, che cucinerà in coppia con Ana Roche. Diegolone. Madonna benedetta, è arrivato il mio incubo peggiore. Il mio incubo peggiore. Ciao. Meno male che c'è lei, va. Sì, dammi qualcosa da mangiare. Il cicciolo delle 6. No, mangio un cicciolo in catito. Vieni roba. Occhio che te pegosse. È buonissimo. Cazzo, è buonissimo. Dopo il cicciolo la pesca. Vecchio. Quanti anni hai? 40. Bravo, ancora 12 e poi starai meglio. Bene, allora mi fido. Se me lo dice Anna mi fido. Che cos'è? Sto cazzo. Cosa vuoi che siano? Lumache alla marinara. Adesso esci in sala e le spieghi così. Non è un problema. Andiamo. Vai. Queste qua sono lumache alla marinara. Giuro che io ero andato di là per vedere la preparazione del risotto, ma me ne sono tornato con delle lumache alla marinara. Semplicemente perché il risotto non è ancora in preparazione e Diego mi ha detto: minchione, qua ci sono le lumache alla marinara. Io lo adoro. Anche noi. Qua abbiamo un risottino alla melanzana arrosto, cotto tutto in siero di latte. Andiamo in mantecatura con la crema di melanzana arrosto. La buccia la essicchiamo e la ce la mettiamo attorno, quindi questa polvere marrone e tutta la polvere della buccia. Sopra c'è una crema di pomodorini confit, qualche acciuga, qualche cappero e un po' di gochujang, che è questa pasta di peperoncino coreano, e viene chiuso con una burrata affumicata e un olio al basilico. Risottino, ragazzi, by Ana Roche. Questo in particolare è quello che è in carta da Yaz, che è il ristorante che hanno a Lubiana. L'hai assaggiato il risottino di... Certo, se l'ho impiattato l'ho anche assaggiato. Mentre noi distraevamo la chef. Mi sono scaffato 4 cucchiai di riso. Buono il caffè, vero, sopra? Attento, Questa è dietro l'angolo. buccia di melanzana Sei preparato? essiccata. Sei preparato? Riraccontamelo al volo, Diego.
Sono zucchine trombetta in scapece con un po' di cacio ricotta di capra garganica e dell'olio e peperone crusco. Noi come degli avvoltoi ci siamo messi in questa stanzetta, non riusciremo a mangiare tutti i piatti, ma abbiamo messo le nostre grinfie sulle zucchine scapece. Tanto qualsiasi cosa cucina Diego è una bomba, ragazzi. Carpaccio di toro, citronette. Alla sarda del lago di Garda. Mi piaceva. L'hai fatto solo per la rima. Solo per la rima. E delle nocciole piemontesi. Tonda gentile trilobata del Piemonte. Tonda gentile trilobata del Piemonte. Alta langa o bassa langa, non si sa. Riesco a ridere, ragazzi. Bisognerebbe essere seduti a tavola e comportarsi da persone educate, ma voi lo sapete che noi non lo siamo. Non ne sbaglia una. Però si fa mangiare. Si fa mangiare. Sono avanzati un po' di piatti. Questa, ragazzi, è una carne cruda con le cozze sopra. Ti sfido a dire che è cattiva. Mi sfida, così la riassaggio. Much later. Noi siamo arrivati in colpevole ritardo. Abbiamo finito. Però qualcuno oggi non si è presentato a cantare come aveva promesso. Sono arrivata tardi, c'era una coda in Ma l'ho immaginato. Ho cantato io per te. Io devo avere una faccia sconvolta. Sei No. perfetta. Io la chiamo torta, invece al ristorante lo chiamano clafoutis perché fa più figo. Perché ha degli inserti di frutta. È un clafoutis alle bacche di sambuco. Abbiamo fatto una sorta di composta e poi abbiamo fatto appunto un impasto di clafoutis con alla base questa composta. Poi abbiamo fatto un caramello con il succo delle bacche di sambuco. Poi ci avanzava del gelato al peperone. Ok. E quindi abbiamo detto ma ci sta da Dio. E in effetti ci stava bene. Dolcino per chiudere la serata. Ho un debole per i dolci con il peperone. Io adoro il peperone. A breve vi sveleremo il contenuto di questa mystery box. Later that same evening. Allora, Masa, spiegami un attimo. Qua ti sei portato tutto? Sì. Brodo? Sarà su due tipi, uno che pancia, uno che spalla. Ho marinato stamattina, poi ho preparato ramen di pasta. Ma li hai fatti tu quelli? Io. Portato da Venezia, barca, macchina. Brodo by Francesco Brutto. Questo qua è il brodo? Wow. Pancia, spalla, shiitake, cipollotto, uova e pepe. Capite, ragazzi, il motivo per cui noi veniamo qua in Prosit? Perché succedono queste cose che a un certo punto a mezzanotte e mezza scatta il ramen. Arigato gozaimasu. E lo sai che i ramen li ha fatti Masa? Masa, non sono i sai che bon questi, vero? In futuro voglio fare una massa buona. Masa buona. Cioè, questi sempre a mangiare, cazzo. Ma non vi vergognate, ma non vi vergognate. E nel frattempo si è sparsa un po' la voce, sono giunte un po' di persone in cucina. Chi è che ha fatto il brodo? Insomma, poteva essere più buono, ma tu forse veniva. E anche quest'anno siamo giunti alla fine di questa maratona estiva di cene, camminate e concerti. Il terzo anno che torniamo ed è sempre una meraviglia perché sentiamo sempre più nostre queste montagne, ma soprattutto perché per noi è uno spasso incredibile stare in cucina, raccontarvi dietro le quinte e farvi respirare questa atmosfera di cazzeggio che raramente abbiamo respirato altrove. Perché sì, le cene sono buonissime, si mangia da Dio e bla bla bla, ma vuoi mettere intrufolarsi in cucina e farsi una ramenata di mezzanotte con Masa? Ci si vede a ottobre a Udine alle Improsite Autunnale e vi lasciamo come sempre tutti i link in descrizione.